Qui ci troviamo sul vigneto probabilmente più alto dei Castelli Romani, è posto a circa 700 metri di altezza, alle pendici del Monte Tuscolo, e siamo in procinto della raccolta. Tra circa una settimana verrà vendemmiato. Anche questo è allevato come previsto dalle normative regionali, è indicato a filare con una densità di viti intorno ai 4.000 viti ettaro. Questo è un vigneto di circa 5 ettari e mezzo di uva bianca con le classiche varietà che compongono la DOC Frascati, ossia Malvasia del Lazio, Malvasia di Candia, Trebbiano Toscano e varietà minori. Qui ci troviamo in Valle Marciana su un vigneto che era stato abbandonato e che la cooperativa Capodarco ha affittato e ha ricominciato a coltivare. Varietà di uva classica del DOC Frascati, la Malvasia del Lazio. La cooperativa Capodarco gestisce i propri terreni nel regime di agricoltura biologica, pertanto come vedete usa inerbire i propri vigneti e tagliare l'erba sul filare senza ricorrere a diserbi o altre lavorazioni. Io sono la quarta generazione proprietaria di questi vigneti. L'età media vanno dai circa 40 anni in su. La parte più vecchia è su in collina, che ha più di 50 anni. Alle varietà che abbiamo in azienda, la percentuale più alta è la Malvasia del Lazio, quindi la Malvasia puntinata, Trebbiano Toscano, e dopodiché probabilmente anche qualche pianta di Malvasia di Candia, Bombino e Greco e anche Bellone. Siamo biologici certificati da quest'anno. Biologico significa che i trattamenti vengono fatti solo ed esclusivamente con rame zolfo nelle dosi consigliate. In una cantina così piccola e facendo pochissimo vino, tra virgolette, rispetto ai grandi produttori di vino, per noi era fondamentale creare qualcosa di qualità, anzi di estrema qualità. Abbiamo le caratteristiche del territorio, nello specifico siamo all'interno di un vulcano, qui in terreno vulcanico, mineralità, abbiamo quest'area pomeridiana, questo ponentino, questo vento termico che ci asciuga le vigne, ci dà la mano, ci dà anche sapidità, porta iodio nella zona e possiamo fare un grande vino. Questo è quello che noi facciamo ogni anno per dare quello spessore che possa essere riconosciuto e possa stare anche tra i grandi vini, possa essere bevuto anche tra i grandi vini. Siamo nell'azienda biologica De Santis, è un'azienda che nasce circa 200 anni fa, la data di inizio è proprio il 1816 e oggi io rappresento la quarta generazione. È un'azienda completamente a conduzione familiare di circa 30 ettari dove curiamo e lavoriamo solo esclusivamente le nostre uve. Tutto il processo di vinificazione che segue l'azienda De Santis è una vinificazione in riduzione, ovvero non abbiamo mai contatto di ossigeno. Questo perché in questo determinato momento e anche con condizioni climatiche comunque ancora abbastanza calde potrebbero andare a ossidare un po' il prodotto o comunque avere dei problemi poi in seguito. Partire proprio dai vigneti a bottiglia finita per seguire tutto il processo e ovviamente stare attentissimi anche all'imbottigliamento. Che cosa produce oggi l'azienda De Santis? L'azienda De Santis produce 2 frascati di OCG, sono bianchi, affinamento soltanto in acciaio e sono il 496 e l'Abelos. Quindi un nuovo progetto invece è il rosato, si chiama Onde.
il nostro Juno Cabernet Franc 100% come il nostro rosato 100% Cabernet Franc, per concludere con il nostro cannellino. Il nostro si chiama 1711 proprio perché la data della raccolta è il 17 di novembre, fa un piccolo appassimento in pianta.